Sto per incontrare l'uomo che ha portato la figura del discografico in televisione. È un punto di riferimento per molti artisti. Sembra non avere limiti, dalla musica alla televisione e ora anche il cinema come doppiatore. Rudy Zerbi. On the go. On the go. With Ginta. Rudy Zerbi, un talento della musica, della televisione italiana. Grazie per essere qui oggi a Elle on the Go. Grazie a te. Rudy, io ti conosco da tanto tempo. Quando ero in fasce e ho fatto i miei primi provini di musica, la prima persona a cui ho presentato i miei provini eri tu. Ma veramente? Sì. Io sono scioccato da questa cosa perché la mia memoria è quasi pari a zero. Nemo, benvenuto nel campo. Però il giro della bolla è finita lì. Incredibile Memoria che selettiva. io ti segua e non ricordi questa cosa, quindi quanti anni avevi? Niente, mi hai dato un 2 di picche, fa niente, Ecco, me ne sono fatta una ragione, sono ma non ti andata, preoccupare, sono io andata avanti, ho firmato comunque sempre il mio contratto discografico, però comunque ci tenevo tanto a dirti che comunque sei stato una persona che mi ha spronato a fare meglio. Ok. E ti ringrazio tanto per questo. Questo mi fa molto piacere. Quindi la tua opinione è sempre contata molto nell'ambiente musicale. Grazie. E, mi interessa sapere, ma tra musica e televisione, qual è stato questo passaggio? Come è avvenuto? Allora, io ho sempre amato la musica e ho sempre cercato di vivere di musica. Non avendo un talento come cantante o come autore di musica, ho provato a stare nel mondo della musica prima con la radio, poi con la discografia il primo programma al quale ho partecipato in televisione, ci sono state anche delle altre cose, però insomma il primo programma importante è stato Amici, dove potevo fare quello che facevo nella realtà, no? Fuori dalla televisione, cioè cercare di valutare il talento. Questa cosa mi rende felice perché il fatto di poter comunque continuare a stare nel mondo della musica per me è importantissimo, e quindi una volta finita l'avventura in discografia è stato naturale il passaggio, diciamo, in modo stabile e fisso ad Amici, e comunque il continuare a cercare di vivere in quella musica che amo e con i giovani che amo e che mi ispirano molto. Hai lavorato con tantissimi artisti, c'è qualcuno in particolare che ti è rimasto nel cuore? Chi sono quei due? Allora, guarda, ti parlerei di Franco Battiato, con il quale ho lavorato tantissimo, di Lucio Dalla, con il quale ho lavorato tantissimo, ma anche Gianni Morandi. Parlo di persone che hanno decine e decine di anni di carriera, perché sono quelli che poi ti danno quei consigli, quell'ispirazione per cercare di portare avanti quello che farai tu in un modo efficace, spero. Beh, assolutamente. Hai vissuto veramente l'evolversi della musica, il passaggio da disco a streaming. Com'è stato quel passaggio? Guarda, io sono arrivato in discografia nel momento in cui il CD era messo in pericolo dai file, chiamiamoli così, pirata, no? Quelli rubati. Sì, ok. Sì. Quindi tutto il momento della grande crisi della discografia, che poi per fortuna si è evoluto in uno streaming invece ufficiale, e quindi non più pirata, e quindi di nuovo uno streaming che poteva generare dei proventi che aiutino poi la produzione, che aiutino i giovani. Quindi ho vissuto il periodo più difficile. Non è stata una cosa sempre piacevole, però mi ha fatto capire che la musica non avrà mai una fine. La musica ci sarà sempre, ci saranno sempre gli artisti, e soprattutto mi ha insegnato che il meglio deve ancora venire. Quindi tutti quelli che guardano un po' indietro dicendo però la musica degli anni 70, la musica degli anni 80, la musica degli anni 60 era più bella, oggi non c'è più quella musica, secondo me sbagliano, e ogni epoca ha il suo bello. Il suo. Io amo dire che un cantante al giorno d'oggi è come se fosse un brand con una colonna sonora. Che ne pensi? È vero, perché c'è stata anche proprio un'evoluzione della professione del cantante, e persone anche come te insegnano che nella musica oggi bisogna avere un po' tutto il controllo di tutte le cose. La musica oggi non è più solo musica, anche immagine, anche
saper gestire la parte social, il marketing. È diventato più difficile oggi, anche se ci sono molte più opportunità. Oggi per fortuna sta cambiando anche quello. In Italia finalmente ci stiamo rendendo conto che intanto ognuno deve fare il proprio mestiere, quindi intorno a un cantante che non può fare tutto da solo è giusto che ci siano persone che si occupano della parte visual, che si occupano del management, che si occupano delle coreografie, gli stylist, ed è molto importante, fanno la differenza nel successo di artisti che finalmente non sono più provinciali come eravamo visti una volta. Se pensi ad Elodie, ad Annalisa, a Marco Mengoni, a tanti artisti italiani che oggi finalmente sono a un livello assolutamente internazionale. Sì, alla fine quello che vediamo sul palco è soltanto la punta di un iceberg, c'è talmente un universo dietro, una grande squadra di lavoro. Hai scoperto tanti artisti, quali sono i 2 di cui vai più fiero? Guarda, io non amo dire ho scoperto, no, intanto non parlo mai delle cose che ho fatto nella mia carriera, è una cosa che non mi piace fare perché non mi piacciono le medaglie. Diciamo che mi sono trovato molto molto bene nel lavorare con artisti e seguirli dall'inizio, proprio dagli inizi. Posso parlare appunto di Marco Mengoni, del quale abbiamo parlato prima, di artisti che non ho scoperto io ma che ho trovato nei programmi per esempio che faccio in televisione, come Annalisa, come The Colors, Alessandra Moroso, artisti che hanno un grande talento, qui nessuno scopre nulla. L'importante, dico sempre, è stare in ascolto e cercare di capire chi ti trovi di fronte, perché se non hai questo tipo di capacità di stare comunque sempre un passo indietro, il tuo ego finisce per sotterrare il talento. Invece deve essere assolutamente il contrario, il talento deve crescere e fiorire. È un artista al giorno d'oggi, per avere successo, per esempio firmare il primo contratto con una casa discografica, è vero che deve essere un semilavorato, quindi arrivare già con un pacchetto di fan che lo seguono già, quindi followers, con la musica già ben imbastita, con una personalità forte, essere già un marchio quasi. Diciamo che mi hanno detto che è così. Io sono fuori dalla discografia da tempo per scelta e anche per etica, visto quello che faccio poi in televisione non sarebbe coerente. Ho sentito dire che è così, però non credo che sia giusto. Credo che sia un modo di lavorare sbagliato, perché il primo forse compito di una casa discografica è quello di sviluppare i talenti e di aiutarli. Se una casa discografica non fa questo, credo che il futuro sia di artisti che non avranno più bisogno di una casa discografica. Chi è alle prime armi? Qual è il consiglio che dai? Lo stesso che prima ti ho detto, do a me stesso, sapersi scegliere una squadra, sapere che nessuno di noi può fare tutto da solo, saper ascoltare e una volta che si attribuisce un ruolo a qualcuno, rispettare quel ruolo, rispettare i ruoli, rispettare le professionalità, sempre che si sia tutti verso il risultato. E poi l'altro consiglio è imparare dalle cose che non vanno, non restare sordi, ciechi davanti a degli insuccessi. Gli insuccessi non ti devono azzerare, ma ti devono insegnare. Se tu non impari dagli insuccessi, c'è qualcosa che non va. In effetti ogni errore può essere una grande lezione, certo. se presa come un regalo di vita, sì, per migliorarsi. Parlando invece di moda e di stile, come definiresti il tuo stile personale? Assente. Non pervenuto. Però devo dire che oggi sei veramente oggi sono fortunato. In paletta, armocromatica. Sì, oggi è un caso. Non si può dire in video quello che vorrei dire, diciamo che è un caso, un colpo di fortuna. No, però io sono molto classico. Credo che alla fine anche lì ognuno
debba fare il proprio mestiere. Io non ho bisogno, grazie a Dio, di avere un look particolare. In televisione sono sempre vestito uguale, ho un abito blu, un abito nero, non ho questa ricerca dello stile. Credo che ci siano persone che invece lo sappiano interpretare, indossare nel modo giusto, e quindi penso che il mio stile sia la consapevolezza di quello che sono, e quindi che non c'è bisogno di mettere chissà che cosa. Quando vai a fare le prove in TV, vai vestito come ti svegli, come prendi un'ispirazione, Sì, vai sì. in ciabatte? No, io Vai. sono molto... In radio vado in ciabatte, a In radio volte vai in anche in ciabatte? pigiama. Ah. Sì, tanto non mi vede nessuno. La web radio? No, we don't have any web radio at Radio DJ, quindi posso veramente andare anche in pigiama. Fantastico, e le Sì. pantofole come sono fatte? Le pantofole dipende, vado dalle Birk Quelle pelose? a quelle pelose a quelle con le orecchie di Peppa Pig, c'ho tutto. Bello! Io invece il mio nuovo acquisto è stato il Bugs Bunny. Ah, Top ok, di Bugs vedi? Bunny. Ok, sì. Ti penserò, Sì, ti penserò. pensami così. Nel tuo guardaroba c'è qualcosa, un accessorio che non può mai mancare? Magari un portafortuna, un tuo amuleto? Non può mancare una camicia blu scuro. Una camicia blu. Sì, Blu notte. blu notte, sì, Mm. perché mi sono convinto già tempo fa che con la camicia blu notte sto bene, sono classico, va bene con tutto, la bene anche con un jeans normalissimo, ed è il salvavita per ogni emergenza. Metti Aspetta. quelle e sei sempre a posto, sei elegante, sei classico, puoi essere sportivo. Amo molto anche le camicie di jeans, che sono un po' retro e anche out of fashion, però a me piacciono, e mi piacciono sempre. E cosa ne pensi della fluidità della moda? Ti vedremo mai con una gonnellina scozzese piuttosto che... No, perché ho la gamba pelosa. Però le amo molto, cioè io sono nato con tutti i miei miti, quelli grazie ai quali ho fatto questo lavoro, erano tutte icone dello stile, da Boy George a Adamant a Renato Zero in Italia negli anni 80, a David Bowie, tutti artisti straordinari che avrei copiato e che avrei amato seguire anche dal punto di vista di stile. Però ribadisco ancora una volta, per fortuna già a 20 anni avevo la consapevolezza che David Bowie è David Bowie, Rudy Zerbi è Rudy Zerbi. Meglio così. Esatto. Grazie al cielo, Sì, direi. sì, sì. Il benessere personale. Come tieni la sanità mentale nel caos del L'ho mondo persa della televisione? da tempo. Ah, ok. Non c'è più. Ok. Non c'è più. No, la sanità mentale la mantengo grazie al fatto che ho 4 figli, sono un padre e sono molto impegnativi. Loro molto spesso contribuiscono alla mia perdita della sanità mentale perché sono impegnativi, ecco. però allo stesso tempo mi tengono con i piedi per terra sempre, e quindi sono loro. Non sono una persona che ha dei picchi di stranezze non sono un eccentrico in modo particolare, sono una persona molto normale. Solitamente tu ti prepari o sei uno che improvvisa? Io non posso prepararmi, nel senso che non mi viene proprio, non sono capace. Tanto è vero che, per esempio, quando faccio le interviste come quella che stiamo facendo in questo momento, spesso mi chiedono vuoi sapere le domande, guarda che ti chiederò questo, e dico sempre non voglio sapere niente. Credo che nel bene e nel male la spontaneità sia molto più apprezzabile dell'essere preparati e preconfezionati, quindi non mi preparo, però voglio sapere il mezzo che vado ad affrontare, lo voglio conoscere, e quindi ho imparato la lezione del: se conosci tutto quello che hai intorno a te, queste luci, questo telo nero, il signore che ci sta riprendendo, il signore che è alle mie spalle, che magari sta curando il contenuto di quello che stiamo dicendo, quando sai quello che ti succede intorno sei più tranquillo nel poter poi affrontare quello che ti viene chiesto. Io sono così, sono molto sereno. Che cos'è il successo per te? Il successo è essere felice ogni giorno di quello che fai.
è il più grande successo che puoi avere, insieme al cercare di fare di quello che ami un lavoro, ma soprattutto essere felici. Se riesci a essere felice è un successo enorme. Non c'è, lo so che è un discorso che appare banale quando sei privilegiato, però non c'è cifra che possa pagare il fatto che tu tutti i giorni vada a lavorare felice. Io ho fatto tante scelte che magari mi hanno premiato meno dal punto di vista economico, però onestamente mi rendono felice ogni giorno e fiero di quello che faccio, non ha prezzo. Hai qualche rituale che provoca questa felicità la mattina? La meditazione, visualizzazione, passeggiate nella natura? No, mi piacerebbe essere così mistico e così profondo. Diciamo che da qualche anno, da poco tempo, ho scoperto che fare un po' di sport la mattina mi piace, mi fa bene, mi fa approcciare la giornata meglio. E poi, se vuoi parlare di una cosa proprio scaramantica, senza la quale non inizio a fare una cosa, prima di entrare sul set, di fare una diretta, di fare qualsiasi cosa, mi devo spruzzare il mio profumo preferito. Che è? Lo si può dire? Sì. È Imagination di Louis Vuitton. Wow. Che è un profumo che mi piace molto, e io metto quel profumo lì e vado fiero e felice verso la meta. Che bello, sì, bellissimo. Sì. 2 spruzzate ti veste, ti dà un altro tono. Sì. Facciamo un gioco della torre. Non la conosco. Che butti giù? Ah, vai. Vinile o streaming? Vinile. Ma te lo spiego però, sì. perché vinile perché è nonostante io lo ami, se devo scegliere lo streaming arriva a più persone, quindi contribuisce alla causa musica. Analogico o digitale? Nella musica o in generale? In generale. Digitale, perché conserverà anche l'analogico per sempre, mentre l'analogico, ahimè, ha una vita e non sempre poi rimangono. Sai quanti capolavori sia del cinema che della musica sono andati perduti? È vero. A causa del fatto che non c'era il digitale a salvarli. Annalisa o Alessandra Amoroso? Che domanda stronza! Annalisa come alunna modello di Amici, Alessandra Amoroso perché è stata la mia prima grande emozione in questo mondo della TV. Moda o stile? Stile. Cioè, stile chi salvi? La domanda è chi salvi, vero? Chi butti? Ah, e che cavolo! Allora qui abbiamo, non so se forse ho risposto male a tutte le domande, ma comunque le ho spiegate. Salvo lo stile e butto giù la moda, perché lo stile ce l'hai tutta la vita. È temporale, è la personalità. Musica o televisione? Salvo la musica, perché io non sono un conduttore televisivo, non faccio televisione, io sono uno che fa musica e che va in televisione a fare musica. Peccatore o santo? Peccatore tutta la vita. Ah sì? Sì, che noia i santi, mamma mia. Senti, ma se non facessi quello che fai oggi, chi saresti? Sarei una persona che arrancando cerca di vivere delle proprie passioni e quindi della musica, dell'arte, dello spettacolo. Forse sarei un gallerista. Gallerista, bello. Sì, forse sì, perché io amo moltissimo l'arte, la pittura. Contemporanea? Sono un grande appassionato e quindi forse fare il gallerista. Grazie Rudy Zerbi, grazie per essere stato qui con noi a On The Go. On The Go. On The Go. With Ginta.